Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. Andiamo a vedere. Wow, la carta del giudizio. Amici del Capricorno, periodo di riflessioni e di prese di consapevolezza. Quando c'è la carta del giudizio, è sempre un momento di rinascita, un momento di espansione anche della coscienza. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà e se proprio non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo. Allora ragazzi, cominciamo con un 3 di pentacoli, 8 di pentacoli, 10 di spade, 7 di bastoni, la carta del sole, 9 di spade al contrario, la morte e qui abbiamo un 4 di pentacoli e la carta dell'imperatrice. Ho come la sensazione che qui ci sia una questione riferita a un progetto o a un lavoro, una questione diciamo pratica, più che magari un po' più astratta. Il 3 di pentacoli fa riferimento a un progetto, a una collaborazione, a qualche tipo di questione legato a più persone, diciamo così. E considerato che abbiamo anche l'8 di pentacoli, può essere un nuovo progetto lavorativo, un nuovo progetto che magari vi impegna nel tempo. Diciamo che mi sento molto focalizzati in questa seconda parte di marzo sul lavoro e con il 10 di spade è come se ci fosse la chiusura di un ciclo. Diciamo che vi state adoperando, state lavorando per chiudere un determinato ciclo della vostra vita e siete anche piuttosto determinati, direi, ma il problema in questa seconda parte di marzo è che ci saranno tante distrazioni, ragazzi. Nonostante questo, avete il sole e la morte e poi vabbè anche l'imperatrice. Si va verso l'espansione, si comincia a prendere maggior consapevolezza di quelle che potrebbero essere le cose. Mi parlano di 5 anni, quindi è come se qui iniziasse a vedere le cose nel lungo periodo. Sia la morte che l'arcano del giudizio sono due carte di rinascita, di tagli anche con quello che non serve più e qui lo sento, qui avete 9 10 di spade, quindi c'è qualche cosa che state decidendo di lasciare indietro e di staccarvi da qualche cosa. Per qualcuno il 4 di pentacoli con l'imperatrice può far riferimento o a una madre in senso fisico o a qualche attitudine che avete nell'essere madri o di un figlio fisico o di voi stessi. Poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Però è una carta comunque di abbondanza, anche quella come il sole, parla di crescita, di prosperità, di abbondanza, di azione, anche di amicizia. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 3 di bastoni e un 2 di coppe. Wow, ci può essere un compromesso, ragazzi. Il 2 di coppe è sempre una carta che parla di accordi, che parla di sì, anche un compromesso da un punto di vista romantico, per qualcuno, perché no, potrebbe essere l'inizio di un'attività con il vostro partner. Perché comunque ci sono 2, 3, 2 carte che diciamo dove si va verso la concretizzazione di qualche progetto. E vedo il lavoro, eh. È come se fosse partito un accordo, è come se fosse può anche essere per qualcuno che abbia conosciuto una persona con la quale si sta parlando di creare qualche cosa di nuovo. Mi parlano di app. Magari per qualcuno risuona. Andiamo con l'otto di pentacoli. Abbiamo un asso di coppe e un re di coppa al contrario.
Mm, sì, è qualcosa che è agli inizi, ragazzi. E ho anche la sensazione che, cioè, il lavoro magari o il progetto in sé potrebbe già anche essere iniziato. Quello che è agli inizi è il vostro modo, ehm, come vi posso dire, di gestire le emozioni in relazione al lavoro. Ci sono, non è che ci sono certe persone, in realtà penso che venga un po' naturale. È una questione di ego, è l'ego che fa fare quello, no? Però comunque molte volte ci si identifica con il risultato. Io sono valido o valida se ottengo quel risultato. In realtà noi non siamo solo quel risultato lì, ma siamo molto altro. E qui è un po' quella la sensazione di non saper bene come gestire certi pensieri o magari anche certe questioni pratiche. C'è un nuovo inizio comunque. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Appeso, giudizio, 3 di pentacoli nuovamente e asso di pentacoli. Sì, è come se... Allora, c'è l'appeso e il giudizio. Poi nuovamente 3 di pentacoli e l'asso di pentacoli. C'è voglia di chiudere un ciclo, di elevare quello che potrebbe essere o lo stato lavorativo o lo stato quotidiano di una situazione, appunto di una relazione, ma in qualche modo, essendoci l'appeso, è come se bisognasse vedere le cose da un altro punto di vista. L'appeso molte volte ha a che fare con il perdono, ragazzi. E per chiudere i cicli bisogna perdonare, prima di tutto se stessi. Poi si possono mettere i semi per far prosperare questo 3 di pentacoli. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Mm. Cavaliere di coppe e eremita al contrario. Allora, l'accordo qui ce l'abbiamo, che sia romantico, di amicizia o lavorativo è lo stesso, però qui è come se non venisse effettivamente concretizzata l'offerta. È per quello che qui avete l'asso di pentacoli, perché effettivamente l'accordo c'è, magari si è già anche fatto un lavoro inerente a quel tipo di progetto, quel tipo di obiettivo, però è come se mancasse quel seme che dice ok, è finita la relazione come l'avevamo prima, adesso che abbiamo deciso di trasformarla, di collaborare, di iniziare a vedere le cose da un punto di vista un po' diverso, manca però quella parte concreta da dire ok. E ho anche la sensazione che per fare questo tipo di punto a capo abbiate veramente bisogno di prendervi un tempo, perché avete la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista. Come dico sempre quando c'è la carta del giudizio, non si accende una lampadina, ma è proprio un lampadario. È qualche cosa che vi permette di fare un passo indietro e vedere la situazione in modo molto più globale. È un po' quello che vi dicono qui, prendetevi lo spazio che vi serve. Andiamo a vedere il sole. 8 di pentacoli al contrario e 7 di bastoni, quindi le energie si ripetono. Ho come la sensazione, ragazzi, che qui potrebbe essere che lavoriate più voi che l'altra persona o che lavorate di più di quello che effettivamente potrebbe entrare a livello economico, ma non credo che sia un grosso problema perché comunque abbiamo il sole, si va verso l'espansione. Si tratta di imparare a gestire un po' meglio le risorse e anche il tempo. Voglio andare a vedere questo 9 di spade. Allora abbiamo una regina di pentacoli al contrario, un 5 di coppe e un 9 di coppe. Sì, io ho come la sensazione che qui qualcuno abbia bisogno di andare avanti per la propria strada. Ripeto, dovete prendervi un tempo. Dovete cercare di vedere, avete due volte la carta del giudizio, si tratta di fare un passo indietro e di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Cercare di vedere anche il lato positivo della situazione o della relazione e smetterla di vivere nel passato fondamentalmente, perché qui avete un 9 di coppe, siete nella fase dell'appagamento emotivo. Cominciate a lasciare indietro tutto quello che è... Sento che è una sorta di
ripeto, di questione pratica, come se ci fosse qualche cosa che vi pesa fare a livello pratico, però che in realtà alla fine vi dà appagamento, vi dà prosperità, vi farà crescere e vi farà anche cambiare modo di vedere le cose, mi verrebbe da dire. Però dovete prendervi il vostro spazio. Andiamo a vedere la morte. Guardate, se fosse semplicemente, vi faccio un esempio, perché qui abbiamo comunque anche l'imperatrice, se fosse una questione tipo che avete bambini piccoli e siete un po' sopraffatti dalle questioni familiari, quotidiane, magari della casa piuttosto che del lavoro, si tratta veramente solo di prendersi uno spazio per se stessi e dire ok, adesso io in questo momento, questa mezz'ora, questi 5 minuti, quello che potete prendervi, non esisto per nessuno e mi dedico a me stessa, cerco di arrivare nel qui e ora. Tenete presente che il 7 di bastoni è una carta che parla in questo mazzo di meditazione, di non farsi distrarre. E comunque l'eremita è una carta che parla di prendersi un periodo di isolamento per una ricerca interiore ed è solo grazie a questo che poi arriva il giudizio. Allora, per la morte abbiamo un 7 di pentacoli al contrario e un 4 di bastoni al contrario. Sì, ho come la sensazione che dobbiate un po' ricalibrare quello che è la vostra idea di stabilità. Si tratta probabilmente per qualcuno semplicemente di cambiare o spostare gli appuntamenti in agenda, risistemare, riorganizzare le questioni pratiche. Mm? Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Perché qui anche c'è un 4 di pentacoli. Il 4 di pentacoli è sempre una carta di attaccamento a qualcosa di materiale. Ed è una carta tecnicamente anche statica, ha un'energia molto ferma. Andiamo a vedere un oracolo e poi andiamo a vedere un vecchio amico che ho riscoperto, diciamo. Chi mi segue da parecchio tempo lo ha già visto, chi non mi segue da parecchio tempo lo scoprirà tra poco. Allora, wow, carta numero 30. La sento molto collegata al sole. Allora, se ci fate caso, ragazzi, in questa carta è raffigurata una bilancia, ok? Con una serie di monete e una farfalla. E la bilancia pesa di più dalla parte della farfalla. È un po' come se questa carta vi volesse ricordare che è molto più importante la capacità trasformativa e anche la libertà, perché io sento molto la farfalla come un essere libero che vola libero, certe volte è molto più importante di quello che è la materialità. Qui ce l'avete l'attaccamento. Bene, spero che comunque per voi possa essere uno spunto di riflessione. Allora, andiamo a vedere quell'amico di cui vi parlavo, prendiamo il giudizio come testimone e l'amico di cui vi parlavo è il pendolo. Quindi per chi volesse saperne di più sul pendolo ho già pubblicato un video, lo trovate nelle playlist, c'è proprio la playlist apposita sul pendolo, così magari potete anche iniziare voi ad usarlo e a fare le domande che più preferite. Allora, in questo caso farete voi una domanda, l'importante è che la domanda sia fatta in modo che la risposta possa essere sì oppure no. Se avete bisogno di più tempo mettete il video in pausa e io vado a chiedere per gli amici del Capricorno se la risposta qual è? Per gli amici del Capricorno la risposta alla loro domanda. Ragazzi, la risposta alla vostra domanda è un bel sì. Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!